Ma in italiano, dopo il se, ci vuole il congiuntivo? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video risponderò proprio a questa domanda che crea confusione a chiunque studi l'italiano e anche a qualche italiano. Vedremo quali sono i casi in cui si usa il congiuntivo dopo se, vedremo dei casi particolari e un esercizio di ripasso, come sempre. Prendete carta e penna. Infatti, se è una parola piccolissima ma che nasconde molte insidie. Tanti credono che dopo se vada sempre e comunque il congiuntivo in italiano. Ma la realtà è più complessa di questo. Infatti, a seconda del significato della frase, a seconda di quello che si vuole comunicare, dopo se in italiano possono comparire l'indicativo, il congiuntivo o il condizionale. Vediamoli caso per caso. Il primo caso è forse quello più intuitivo, ma anche quello più trascurato nelle spiegazioni grammaticali. Quando la condizione espressa dopo se riguarda un fatto reale, concreto o ritenuto certo, si usa l'indicativo, presente o futuro. E questo accade in due situazioni principali. La prima è quella del periodo ipotetico della realtà, dove la condizione è presentata come possibile, probabile. Se domani piove, resto a casa. È possibile. Siamo in primavera. Tutto può succedere. Se hai fame, mangia. Non è qualcosa di straordinario, è molto probabile. Se la promozione andrà male, smetterò di scrivere. C'è una probabilità che questo accada nel futuro. Dunque, in tutti questi casi, il parlante non sta immaginando qualcosa di irreale, sta semplicemente mettendo in relazione due eventi concreti, uno dei quali dipende dall'altro. Se una cosa succede, succede anche l'altra. Stessa cosa succede se parliamo di leggi, fatti assodati, verità generali. Se la gravità esiste, cadremo. Se l'acqua raggiunge i 100 gradi, bolle. In questi casi il parlante considera incontrovertibile quello che sta menzionando. Dunque, certezza, indicativo. Ma c'è ancora un'altra situazione in cui si utilizza l'indicativo dopo se, e cioè quando si riporta qualcosa che è effettivamente avvenuto. Mi hanno chiesto se sono disponibile a partecipare. La domanda è stata davvero posta. Il fatto si è verificato e l'indicativo lo rispecchia fedelmente. Mi hanno chiesto se sono disponibile. Hanno chiesto se ho voglia di andare con loro.
è successo. Se invece la domanda non fosse mai stata fatta, allora useremmo il congiuntivo. Nessuno mi chiede se io sia disponibile. Mai stata fatta la domanda. Nessuno mi chiede se io sia disponibile. Tutto chiaro? Fin qui? Adesso entriamo nel mondo del congiuntivo, modo verbale dell'ipotesi, del dubbio, dell'irrealtà. Usiamo il congiuntivo dopo se quando la condizione è espressa, non si è verificata, è solo possibile o è addirittura impossibile da realizzare. Il caso più classico di questo è il periodo ipotetico della possibilità o dell'impossibilità, e cioè periodo ipotetico di secondo e terzo tipo. Ma è proprio qui che molti si perdono, anche italiani. Vediamo un po'. Facciamo subito chiarezza. Sentite queste frasi e ditemi quale tra queste è l'unica corretta. Se avrei più soldi, viaggiassi di più. Se avessi più soldi, viaggerei di più. Se avevo più soldi, viaggerei di più. Dunque, la frase corretta è la seconda. Se avessi più soldi, viaggerei di più. Vediamo un po' qual è la regola e perché le altre sono sbagliate. Innanzitutto, l'ultima frase è scorretta perché in questo periodo ipotetico non si deve mai utilizzare l'imperfetto indicativo. No. Se avevo più soldi, viaggiavo. No. Potreste sentirlo nelle conversazioni informali tra italiani? Sì. È giusto? No. Grammaticalmente è scorretto, quindi non vi consiglio di utilizzarlo. Detto questo, stiamo parlando di un periodo ipotetico di secondo tipo, possibilità. Sappiamo che in questo caso dobbiamo utilizzare il congiuntivo imperfetto e il condizionale presente. Ma qui nasce il problema. Dove mettere cosa? Abbiamo detto che la prima frase era sbagliata. Se avrei più soldi, viaggiassi di più. No, no. Ed è proprio qui che entra in gioco il primo trucco che voglio darvi per quanto riguarda se e congiuntivo. Dovete sapere che il se vuole la doppia S. Se vuole SS. È un piccolo trucchetto simpatico che però davvero vi può aiutare a ricordare. Infatti, il periodo ipotetico di secondo tipo della possibilità richiede, come dicevamo, l'imperfetto congiuntivo e questo tempo verbale è proprio caratterizzato dalla doppia S. Mangiassi, facessi, dormissi. Stessa cosa vale anche per il periodo ipotetico di terzo tipo. In questo caso il congiuntivo necessario è il trapassato, ma il trucchetto vale sempre perché il trapassato congiuntivo si forma con l'imperfetto congiuntivo dell'ausiliare più participio passato del verbo. E dunque ricordate, la S di se
vuole SS del congiuntivo imperfetto o trapassato. Per formare il periodo ipotetico di secondo tipo avrete bisogno di se più congiuntivo imperfetto e poi nell'altra frase condizionale presente. Per formare il periodo ipotetico di terzo tipo avrete bisogno di se più congiuntivo trapassato e poi nell'altra frase condizionale passato. Perciò, ve lo ripeto, mai in questi casi dovete utilizzare l'imperfetto indicativo o il condizionale dopo il se. Se avevo, no. Se avrei, no. Se avessi o se avessi avuto, sì. Adesso vi leggo degli altri esempi per mostrarvi proprio il trucchetto in funzione. Se cambiassi città, troverei nuove opportunità di lavoro. Se non fossero così timidi, farebbero nuove amicizie facilmente. Se avessimo fatto più attenzione ai dettagli, avremmo commesso meno errori. Se tu avessi tradotto questo testo, avresti aiutato molte persone. Se non facesse così freddo, uscireste? Avete notato? La doppia S è sempre immediatamente dopo il se. E ricordate, potete anche invertire l'ordine delle due frasi. Il risultato non cambia. Dovrete comunque usare la doppia S subito dopo se. Mangerebbero meglio se scegliessero ingredienti più freschi. Ho invertito l'ordine. Questo crea anche un po' di confusione agli stranieri. È completamente possibile farlo. L'importante è che anche in questo caso il congiuntivo vada dopo se. Capirei tutto se il professore parlasse più lentamente. Sarebbe stato tutto più semplice se le persone avessero ascoltato di più. Chiaro? Questo è il caso più noto di se seguito dal congiuntivo. Però non è finita qua. Perché è vero che nel periodo ipotetico se vuole la doppia S, ma è anche possibile usare congiuntivo non in questi tempi dopo il se. È il caso delle interrogative indirette e del dubbio astratto. Territorio meno conosciuto e meno esplorato del periodo ipotetico, ma altrettanto importante. E in questo caso, come dicevo, il congiuntivo compare dopo se senza che sia necessariamente imperfetto o trapassato. Questo accade ogni volta che il parlante vuole esprimere incertezza su uno stato di cose, indipendentemente dal tempo a cui si riferisce. In questi casi non si tratta di una condizione irreale in senso stretto, ma di qualcosa di non verificato, sospeso, ancora aperto. In questi casi il tempo del congiuntivo segue le regole della cosiddetta consecutio temporum, la concordanza dei tempi.
Se non sapete di che cosa io stia parlando, potete guardare il video che ho realizzato dedicato proprio a questo argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Quindi si seguono le stesse regole che valgono quando la frase è introdotta da che. Se il verbo reggente è al presente, si può utilizzare il congiuntivo presente o passato o imperfetto a seconda di quello che volete comunicare. Se il verbo reggente è al passato, si può usare l'imperfetto o il trapassato a seconda di quello che si vuole comunicare. E dunque, come vedete, tutti e 4 i tempi del congiuntivo entrano in azione in questo caso. Ad esempio, vediamo casi in cui compare il congiuntivo presente. Come vi dicevo, sono casi in cui il verbo reggente è al presente e l'incertezza riguarda qualcosa di attuale, abituale. Mi chiedo se sia davvero giusto comportarsi così. In questo momento ho un dubbio. È giusto? Non è giusto? Non sono sicura se questa sia la strada giusta. Dubbio presente. Attenzione qui. Dubito che qualcuno si chieda se tutto ciò abbia senso. Ce ne sono 2. Dubito che qualcuno si chieda, dopo dubito uso il congiuntivo presente, si chieda se tutto ciò abbia senso. Dopo si chieda uso un altro congiuntivo presente. Nessuno mi ha mai domandato se io sia d'accordo. Mi domando se esista davvero una soluzione a questo problema. Non so se sia corretto dirlo in questi termini. Dunque ripeto, in tutti questi casi non sto parlando di un'ipotesi possibile o irreale. Sto solo parlando di qualcosa di attuale e incerto. Un dubbio genuino su qualcosa che potrebbe essere vero o falso adesso. Se invece l'incertezza riguarda qualcosa che potrebbe essere già accaduto, ma di cui non si ha certezza, allora utilizziamo il congiuntivo passato. Il verbo della reggente è sempre al presente. Mi chiedo se io abbia fatto la cosa giusta. Non so se l'ho fatta o no. È già accaduto, ma non ho certezza al riguardo. Non sono sicura se lui abbia capito quello che volevo dire. Mi domando se abbiano già preso una decisione. Non so se gli sia stato detto quello che è successo. Mi chiedo se tu abbia mai vissuto qualcosa di simile. Avete notato tutti questi esempi? Qui il congiuntivo passato esprime un dubbio su un evento collocato nel passato. Le stesse regole valgono anche se il verbo della principale è al passato. In quel caso però, dopo il se, dovremmo usare l'imperfetto congiuntivo o il trapassato, sempre secondo le regole della consecutio temporum. Mi chiedevo se fosse davvero giusto comportarsi così. Dubbio nello stesso tempo, però nel passato. Mi chiedevo se io avessi fatto la cosa giusta. Mi chiedevo nel passato se io ancora prima nel passato avessi fatto la cosa giusta. I tempi cambiano, ma il principio resta lo stesso. Quello che volevo farvi notare era come in questi casi si potesse trovare anche il congiuntivo presente
o passato dopo il se. So bene che le informazioni che vi sto dando in questo video sono molte, non vi preoccupate però perché potete trovare la spiegazione scritta di tutto questo che vi sto dicendo con degli approfondimenti sul nostro sito web learnamo.com. Andando nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca, digitate quello che vi serve, ad esempio in questo caso trucco congiuntivo, e troverete l'articolo dedicato con gli esercizi interattivi e un podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Prima di proseguire con i casi in cui si utilizza il condizionale, volevo chiarire per bene la differenza tra i due usi del congiuntivo che abbiamo appena visto, perché possono sembrare simili, ma non lo sono. Vediamo queste due frasi. Se avessi tempo, verrei. Mi chiedo se abbia tempo. Prima frase. Se avessi tempo, verrei. Parliamo di un periodo ipotetico classico. Il congiuntivo imperfetto descrive un'azione che non è reale. Il parlante sa già che non ha tempo e quindi costruisce un mondo alternativo immaginario. C'è comunque una forte componente di irrealtà nel momento, almeno. Altra frase. Mi chiedo se abbia tempo. Questa è una frase di dubbio, incertezza. Il congiuntivo non descrive qualcosa di irreale, ma qualcosa di semplicemente ignoto. Il parlante non sa davvero se l'altra persona abbia tempo oppure no. La condizione potrebbe benissimo essere vera. Il parlante non lo sa. Quindi il congiuntivo qui non costruisce un mondo alternativo, ma sospende il giudizio sulla realtà. La stessa cosa vale anche al passato. Se avessi saputo, sarei venuto. Condizione irreale nel passato perché non sapevo, è sicuro, non posso cambiare questo. Mi chiedo se abbia saputo. Qui non parlo per me, parlo per un'altra persona e io non so se quella persona ha saputo o non ha saputo. È incerto, sono nel dubbio. E quindi, cari miei, dopo il se, è vero che spesso ci vuole il congiuntivo, ma notate quante sfumature diverse ci sono. E adesso arriviamo al caso più insidioso, che volontariamente ho lasciato alla fine. Quello per cui si commettono più errori, l'uso del condizionale dopo se. È possibile? Sì, ma solo in due situazioni distinte. La prima è quella di interrogative indirette, quindi domande in forma implicita, con verbo di dubbio o di domanda. Insomma, quando se si trova dopo un verbo come chiedersi, domandarsi, non sapere. E la frase proietta verso una risposta concreta, attesa, o una conseguenza futura. Ecco, in questo caso si deve usare il condizionale. Vediamo qualche esempio. Mi chiedevo se sarei riuscito a fare lo scrittore. Il condizionale porta con sé una proiezione verso il futuro, in questo caso. Chissà, riuscirò a fare lo scrittore? Forse sì, forse no. Oppure, non so se sarebbe corretto nei suoi confronti. C'è una domanda implicita che aspetta una risposta. È corretto nei suoi confronti? Sì? No?
Mi chiedo se gli andrebbe di venire con noi. Sto proiettando verso il futuro, sto proiettando le conseguenze di un'azione. È un po' come dire, chiedo se gli andrebbe di venire con noi se glielo chiedessimo. C'è un po' un'idea di conseguenza a qualcos'altro, anche se questo non è specificato. La seconda situazione in cui si usa il condizionale in realtà è estremamente legata alla prima e compare in una domanda indiretta che sottintende una risposta a una proposta concreta. Chiedigli se gli andrebbe di scrivere un libro. C'è una proposta concreta, ma in forma di interrogativa indiretta, quindi di domanda implicita. Sottintende una risposta. Gli va? Sì o no? Chiedigli se accetterebbe di farmi un autografo. Stessa cosa, proposta concreta in forma di domanda implicita. Aspetta una risposta. Anche in questo caso il condizionale è corretto perché la frase sottintende un'ipotesi più ampia. Chiedigli se gli andrebbe se glielo proponessimo. Ci deve sempre essere un'ipotesi che è implicita, non serve dirla, ma in qualche modo è lì. E la risposta attesa è una reazione a qualcosa che potrebbe accadere davvero. Lo so, non facile, ma ci tengo a sottolineare con forza la differenza tra mi chiedo se sia giusto e mi chiedo se gli andrebbe di venire. È vero, in entrambi i casi uso mi chiedo se, ma nel primo caso la domanda riguarda una valutazione astratta. È giusto o no? Mi chiedo. Quindi il congiuntivo è necessario. Nel secondo invece c'è una reazione concreta e potenziale di qualcuno. E qui vince il condizionale invece, perché descrive ciò che quella persona farebbe o direbbe. La linea di confine è sottile, ma esiste. Com'è andata? Avete preso appunti? Perché tra poco c'è un esercizio per voi. Ma prima ci tengo a ricordarvi che se con il condizionale non va mai, mai, mai usato nel periodo ipotetico, questo proprio no. A questo proposito, potete guardare il video che ho realizzato su tutti i casi in cui si deve usare il congiuntivo e i casi invece in cui non si deve usare, che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. E vi ricordo anche di iscrivervi alla newsletter di Lernamo se ancora non lo avete fatto. I vantaggi sono tanti: ricevete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, ricevete materiale gratuito su lingua, cultura, attualità italiana e ricevete anche ogni settimana nella vostra casella di posta un episodio di una storia che abbiamo pensato in base al vostro livello, con ripasso grammaticale, esercizi e quant'altro. È gratis. Adesso dovete completare le frasi con le forme corrette del congiuntivo imperfetto e del condizionale presente. Se, sapere, voi. La verità, cambiare. Idea immediatamente. Se, esserci. Meno traffico. Noi, arrivare sempre in orario. Se Laura non, lavorare così tanto, avere più tempo per i suoi hobby. Se voi, dare
retta ai consigli degli esperti, sbagliare molto meno. Prima di vedere le soluzioni, vi ricordo che se avete voglia di fare pratica concreta, reale con il vostro italiano, potete acquistare uno dei pacchetti di italiano intensivo che vi darà la possibilità di fare una serie di ore di lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua, quando e dove volete, anche nel fine settimana, con persone vere che quindi vi parlano, vi correggono, vi rispondono e soprattutto con cui è possibile instaurare un bel rapporto di sicurezza, di amicizia. Quindi i risultati sono visibili, perché quando siete a vostro agio è più facile comunicare, sbagliare e farvi correggere, perché questa è la cosa importante per fare progresso. E potete chiedere loro di questo argomento, di qualsiasi altro argomento o fare semplicemente conversazione. Vi lascio il link qui e anche giù in descrizione. Scegliete il pacchetto che si adatta di più alle vostre esigenze e parlate, osate, sbagliate, è così che si impara. E adesso, soluzioni. Se sapeste la verità, cambiereste idea immediatamente. Se ci fosse meno traffico, noi arriveremmo sempre in orario. Arriveremmo, 2M, altrimenti con una è futuro e non condizionale. Se Laura non lavorasse così tanto, avrebbe più tempo per i suoi hobby. Se voi deste retta ai consigli degli esperti, sbagliereste molto meno. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi anche sapere se questo video è stato chiaro, è stato utile. Se fosse così, lasciateci un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e seguite l'Ernamo su tutti gli altri social. Io vi saluto, vi aspetto però prestissimo in un nuovo video.